Questa è, ragazzi, la scena che ogni team non vede l'ora di mettere in scena, cioè una componente del team che si cambia le scarpe, ma d'altronde oggi siamo in un posto marcissimo. Marcissimo, ragazzi, non sappiamo dove... Speriamo di arrivarci perché i pantaloni di Macario sono sempre qua. Lei si sta mettendo le calzine da ballerina. Da ballerina e le scarpette con le scarpette da Montanara, quindi una coppietta perfetta. Esatto. Vi parleremo e vi racconteremo il posto quando siamo lì. Assolutamente sì. Fai ciao ciao. Ciao amici, benvenuti sul canale. Oggi il team in versione ridotta, siamo io e Lara, è venuto in un posto un po' particolare, non sapevamo se venire perché comunque da informazioni prese sul web si diceva, ed in effetti l'abbiamo verificato con i nostri occhi, che non c'è quasi più niente in questo posto, è più un rudere che altro. Comunque questo posto è un posto assolutamente famoso perché è stata una colonia in epoca fascista. Adesso poi Lara vi racconterà le vicende che hanno visto protagonista questa struttura, e si chiama Villa Carenzi. Siamo sulle rive del Trebbia, nel Piacentino, e questa villa ovviamente era servita appunto per ospitare dei ragazzini, per poter dare loro la possibilità di fare vacanze. È voluta fortemente in epoca fascista da Benito Mussolini, ma dallo stesso Carenzi. E adesso vi dice due cose Lara e poi vediamo di trovare un posto dal quale cominciare a fare una sorta di ispezione, perché ragazzi qua veramente, adesso poi le immagini mi daranno ragione, non c'è praticamente più niente, però vediamo come si può fare. Ciao ragazzi, siamo qui in una colonia, come vi ha appena detto Corrado, una colonia nata in periodo fascista, come tante sorte in quel periodo, nata per volere ovviamente sì di Mussolini, ma anche del cavalier Giuseppe Carenzi, che ha voluto costruire una struttura dove i bambini potessero trascorrere un periodo di vacanza e poter respirare aria buona. Era una colonia infatti elioterapica, cioè basata sulla terapia del sole. I bambini potevano andare sulla spiaggia del Trebbia, giocare, divertirsi, ma scaldarsi e prendere il sole proprio per assimilare vitamina D e rinforzarsi le ossa, cosa fondamentale anche ai nostri tempi, direi, e per combattere quello che all'epoca era forse una malattia anche un po' più diffusa, il rachitismo. Venne costruita questa struttura che ora è in completo decadimento, cade letteralmente a pezzi, dovremmo stare anche attenti, però in questa struttura aleggiano delle leggende, due in particolare.
che si basano sul fatto che si sentono dei pianti, si sentono dei lamenti di bambini. Si dice infatti che durante la seconda guerra mondiale questa colonia sia stata bombardata e che i bambini che si trovavano all'interno sono morti, ma anche che una suora che gestiva, si prendeva cura dei bambini, sia andata un po' fuori di testa, abbia bruciato tutto, bruciando anche i bambini stessi. Di queste due leggende il fondamento non c'è, perché non c'è notizia di un bombardamento e non c'è nemmeno notizia di un incendio che sia stato provocato da una suora. Fatto sta però che molte persone che vengono a vedere questo posto testimoniano di sentire lamenti, di sentire pianti e non solo. Fatto strano, si sono trovate in periodo invernale delle orme nella neve di piccoli piedini e sulle macchine le impronte delle mani. Ecco, noi abbiamo parcheggiato noi qui abbiamo sopra. Parcheggiato qua Verificheremo. Verificheremo quando torniamo su se i vetri della macchina sono ok. Questa è la leggenda, questo è il posto. Vediamo cosa riusciamo ad ottenere e se riusciamo noi abbiamo portato il K2, l'RF, i soliti strumenti, lo stesso zoom, insomma, quello che serve per fare le nostre ispezioni. Le nostre ispezioni e le nostre ricerche. Vediamo quello che il posto ci dà, ci vuole regalare e se troviamo qualcosa. Ok, a prestissimo. Ciao. Bene ragazzi, noi partiamo facendovi vedere una cosa a dir poco horror, vero Lara? Sì, perché l'effetto ce l'ha tutto. Sì, allora noi fate conto che siamo passati da dove abbiamo fatto le presentazioni, che presumibilmente è una sorta di accoglienza. Sì, dove c'erano magari la sala mensa o le sale dove i bambini giocavano. Sì, noi pensiamo che sia così perché non è rimasto praticamente più niente. Però appunto da vari documenti che abbiamo trovato sul web abbiamo capito che questa colonia si suddivideva, no? in più strutture. Questa presumibilmente, che abbiamo trovato a 10 passi da dove eravamo prima, è il luogo dove i bambini dormivano, perché qui vedete delle cellette. Ha tutta l'idea di essere, ha tutta l'aria di essere un corridoio pieno di cellette, stanze che ricordano tanto un convento. Sì, ricordano un convento, tanto è vero che Lara per battuta prima ha detto adesso viene fuori la suora di Denan, ma non mi stupirei se accadesse, perché veramente è horror ragazzi. Qua guardate che roba. Abbiamo sul soffitto i ganci dove probabilmente venivano attaccate le lampade, perché è molto suggestivo. È molto suggestivo e anche è tanto suggestivo quanto pericolante, perché ragazzi guardate in che condizioni è questa struttura, fatevi due conti. Abbiamo accesi gli strumenti, abbiamo il Tascam acceso, l'RF, cellulari spenti. Anzi spenti praticamente già dall'arrivo, non solo adesso, certo. Ecco. Allora niente, qui non c'è molto da girare ragazzi, perché c'è questo corridoio pieno di stanzine dove presumibilmente appunto c'erano i bimbi, e poi ovviamente torneremo da dove siamo partiti in introduzione. E cercheremo di visitare il visitabile, perché c'è veramente poco da visitare. Però insomma noi stiamo attenti, perché secondo quello che dicono le leggende appunto qui si sentono pianti di bambini, addirittura manine di bimbi sulla neve d'inverno, impronte sulla neve. Per cui ecco, noi staremo attenti proprio a queste voci di bimbi, se eventualmente. Ecco come l'animale che di solito noi siamo abbonati. Noi siamo abbonati agli animali. Hai sentito? No, questo è un gallo. No, sì, sono animali da cortile evidentemente. Sì ragazzi, anche qui per l'ennesima volta siamo in un bosco. D'altronde io sono abbonato ai boschi, quindi là vedo già cos'è, un vasino? Questo? Sì. Che fa anche tenerezza. Sì. Più che altro questa indagine ragazzi o ispezione sarà
si concentrerà soprattutto su post ispezione, quindi Lara quando ascolterà il Tascam, perché Sì. qui da farvi vedere c'è quasi niente, però terremo le orecchie aperte. Ah, questa doveva essere una specie di... Che strano, una sorta di secondo piano, scusate. Non Vai, vai. voglio- No, stai attenta più che altro, perché non è il caso di farsi Perché male. qua ci sono Eh sì, è vero, le ci sono delle finestre che vanno finestre. in su e quindi ci doveva essere un altro piano che andava sopra. Ma quindi c'è solo l'abbozzo del primo piano, ma non si può salire. Non penso- Questa a è una meno che- scala, no? non sai che non riesco a capire, se non voglio andarmi... No, no, non rischiare, No, non è una scala, anche perché ci sta crescendo un albero. E eventualmente ma è usciamo marcato, dopo, non ci vediamo. sono gradini. Eventualmente usciamo dalla struttura dopo e vediamo È se. pazzesco, come ci siano cresciute le piante. La natura si sta riprendendo tutto, Sì. praticamente. Guarda questa nicchia. Sì, l'ho vista prima. Sembra quasi. Ma che strano. Boh. E quel sasso cos'è? Sì, è un sasso, però sembra una forma strana. Questo qui? No, quello là. Scusa. Dietro di te. Eccoci. Questo. Sì. No, ma non ha una. Sono io che la vedo strana, ma non è strana. Ok. Mi è incuriosita questa nicchia qua. Ma poteva magari esserci un. No, ma che sembra una Ma- mini chiesetta, non so come dire. Beh, se c'erano le suore, Non probabilmente... hai sentito niente tu? Ho sentito un tocco, ma penso sia stato... No, io ho sentito un boom. No. Tipo boom, così, un rumore un po' sordo. No? Boh. No, a questo punto mi viene quasi da pensare che quella fosse la stanza Di una di suora? una suora. Può darsi. Abbiamo compagnia? Siamo venuti a scoprire un po' di quello che si dice in questo posto. Se è vero qualcosa di quello che si dice, se è rimasta qualche entità, qualche energia, abbiamo 2 strumenti in mano, uno per registrare le voci, quindi se volete comunicare lo potete fare, e uno, quello con l'antenna, basterebbe avvicinarsi e si può illuminare. Se c'è qualcuno dateci un segno gentilmente. Possiamo nessuno scoprire un po' di cose. C'è qualche energia che è rimasta qua? Qualche bambino che magari qua si è divertito, che aveva trovato degli amici. E che giocava vicino al fiume. Tutto ok? Si sentono in lontananza i rumori delle macchine. Sì, si sente un po'. La strada è un po' lontana, ma lontana, qualcosa ma si si sente. d'altronde ragazzi qua c'è un silenzio di tomba, per cui anche i rumori lontani si sentono. C'è qualcuno qua? Se sì, abbiamo 2 strumenti. Uno registra e l'altro si può illuminare. Potete parlare, potete dire quello che volete.
pum. Sentito? Mm. Era quello che ho sentito prima. Sembra un pum, un rumore sordo. L'hai sentito adesso? Un po' sì, anche se avevo come sottofondo un aereo. E non do per certo, ma o stanno passando delle persone qua a piedi. Come fai a sentirla? C'è la strada. Ma è bella sua, su. Poi ci sono le radici qui. Proviamo a entrare in una stanza dove probabilmente dormiva qualche bambino. Questa è proprio piccola, ragazzi. Piccola, ci sono questi tre. È un buco sta stanza. Chissà cos'erano, se erano finestrelle. Oppure buchi per comunicare con la stanzina a fianco. Un po' d'altro, ma perché lì c'è fuori il giardinetto. Ragazzi, non fatevi ingannare dalla luce, ma qui sta venendo quasi buio, perché è sera. Qui c'era, guarda, sembra quasi una porta murata. Sì, non è la prima che vedo. Anche in altri. O una finestra, ma. Oppure, molto banalmente, potevano essere i lettini che venivano giù a scomparsa. No? Dici? Può darsi. Strano che sono stati coperti. Guarda un altro vasino. Un altro vasino? Eh sì. Mi mette tristezza. Poveri. Mi mette tristezza, veramente. Poveri, poi ragazzi, magari non è morto nessuno, perché qua si parla di leggende. Sì, esatto. Magari adesso questi bimbi sono uomini sposati, felici e tranquilli. Sì, sicuramente. Per carità di Dio, però Sicuramente. noi stiamo un po' a quello che la leggenda dice, e vedere poi dei resti così abbandonati di oggetti che hanno usato loro fa tristezza. Guarda questa stanza com'è buia. C'è il muro di là. Proviamo a rischiare? Cioè, a rischiare, tanto tutto uguale. Anche qua c'è una specie di. Ma questo, beh, sempre una stanzina come questa piccola. qua. Sì. Ragazzi, siamo noi coi piedi, perché qua stiamo camminando sull'impossibile. Qui c'è una specie di. C'è un muro che teneva su, e qua come qui c'era un ponticello. Prova a venire a vedere, è anche carino da vedere. Che cosa? Qui sulla destra. Sì, c'è una sorta di passaggio. C'è qualcuno qui? C'è qualche bimbo che ci viene a salutare? Siamo qui per salutare noi te, non per farti del male. Qui c'è gente sopra. Qui c'è gente, sì. Ragazzi, là c'è una strada dove abbiamo parcheggiato la macchina che non è distantissima da qua e sento voci. Sono stata io. Sono stata tu? C'è qualche bimbo che ci viene a salutare? Magari qualche bimbo che ci vuole dire il suo nome. Quell'oggetto col filo è un oggetto dove vi potete registrare la vostra voce. Se volete, approfittatene. Io mi presento, mi chiamo Lara. Io Corrado. Se c'è qualcuno qua che vuole dirci il suo nome, a noi fa tanto piacere. Purtroppo non possiamo sentirti subito. Oppure, se sei abbastanza forte, fai un rumore. Butta un sassolino, fai qualcosa. Questo è un rumore, non so se un treno. Sì, no, un automezzo comunque.
io mi sento assolutamente tranquillo. Sì, non ho... Ragazzi, più volte abbiamo detto che gli SH vanno per sensazione, quindi quelli che Lara ha in mano sono strumenti, ma li abbiamo per farci aiutare, ma non li prendiamo per Vangelo, crediamo più, No, anche perché crediamo più in quello che sentiamo e avvertiamo noi, quindi ecco. Sia un pochino chiara questa cosa perché sì, c'è un pipistrello. Ok. Sia chiara un po' questa cosa perché poi sembra quasi che non si usi gli strumenti o troppo propriamente o troppo impropriamente. Sì, no, molto spesso sono le sensazioni che ci guidano di più. Sì, è la nostra filosofia. Anche perché nonostante sia un posto creepy, Ha diciamo voglia, così, ha voglia. ma è bello. No, è Cioè, bellissimo. scusate, ma è bellissimo. No, è bellissimo, altro che. Lì c'è una scala, eh? Cioè, no, forse non c'è più. No, No, è un arco forse. sì, sto cedendo un po'. Qua c'è una finestra, Proviamo a entrare qui. Sì. D'altronde bisogna girare le stanzine perché è qui che loro stavano. Questo è veramente un È buco. piccolissima. O era un bagno, anche perché non vedo c'è. dei buchi, potrebbero essere le tubature. Perché lì c'è un'altra stanza, mi sa. C'è qualcuno qua? Qualche bimbo? Ah no, un uccello. Mamma mia, ho sentito un respiro, pensavo fosse un respiro, ma è un uccello da lontano. Sì, sì. Mi dà quasi l'impressione di un posto dove magari i bambini nascondevano le cose. Dove giocavano quindi? Ma sì, magari dove dormivano, però sai, magari prima di dormire avevano, che ne so, la scatolina dei loro... Questi incastri segreti. Ecco, la scatolina dei loro oggetti segreti, piuttosto che dei loro giochini che gli ricordavano la Sicuramente avranno giocato qua dentro, sì. perché erano bambini, quindi. C'è qualche bimbo che viene a salutarci in questo lungo corridoio? Ci sentiamo soli. Se volete fare un giro con noi siamo qua. Sono io. Che cosa? Ho fatto un rumore. Con la pancia? Sì. Ragazzi, dovevamo mangiare insieme a mezzogiorno, ma non l'ho nutrita. L'ho invitata a pranzo, ma gli ho dato l'uva e basta. Tiene stecchino. C'è qualche bimbo che ci viene a salutare? Abbiamo 2 strumenti per capire che ci sei. Se ti avvicini a uno di questi, si illuminerà o potrai registrare la tua voce. Un motorino. Motorino. Ah, il pipistrello ha volato via. Adesso sì, è volato Era via. appeso là, testa in giù. La simpatia dell'Ench. Per chi non si ricordi, perché non si ricorda, gli è volato in testa. Questa stanza. Cosa c'è? C'è sempre un pipistrello. Ah, ok. Ti fa brutto entrare qui? No. Ah. Guarda che sembrano cristallini, guarda, si vedono dei... Sì, dei luccichi. Sì. Questa potrebbe Se anche essere. togli la luce si Oddio, vedono lo stesso. Qua è tutto bagnato, strano. C'è una perdita? Ma no, No, però qua è bagnato. è vero. E guarda come sono. Sono pozzanghere. Ma sì, ma è stranissimo. O Però... che filtra dell'acqua da sì, sotto. per forza. Ma è tutto bagnato, E anche lì- là, Ah guarda. no, sai che cos'è quella luminescenza? Eh, È la bava delle lumache. eh. Però non capisco questa pozza tutta bagnata o che filtra da sotto.
È l'unico perché Qui sopra no. non piove da secoli e potete guardate il terreno qui che è come secco e guardate a pochi metri da qui come è bagnato. Però non sta O è piovendo da... acqua. No, vabbè, i temporali magari ci possono Sì, essere però stati. sarebbe Ma bagnato anche poi qua. sì, Scusa. sarebbe bagnato ovunque. Poi c'è quella specie di strisciata, non so se noti, Sì. quella. Sembra quasi ruggine. No, può darsi che l'acqua entri da quel buco lì. L'ho pensata anch'io, però qui. Ma che strano. Perché quella strada lì sembra proprio l'acqua che Sì, arriva dal sì, sì. buco e scende. Ma è strano come sia. Come se ci avessero pestato su. Cioè, vuol dire che vedi delle impronte? Sì, cioè, scusami, aspetta un attimo. Vedi che c'è questo buco, questo buco, questo buco, questo buco. Sembrano come delle zampette, non so se. Forse è una mia impressione. Cioè pensare ai piedini dei bambini, No, no, no? no, Ah, no, ok. assolutamente, no, no, assolutamente. Però lo trovo strano. Verifica qui, dove io dico verifica qui, Ok, pochi secondi dopo ho sentito, cioè prima ho sentito, ok. verifica qui. Ho sentito Ho sentito il boato anch'io adesso. vedi? Questa ho la sensazione che sia stata una porta secondaria, cioè che si entrasse o di qua sui lati o di qua. Si fa fatica a capire, Non c'è più sinceramente. niente. Perché. E vedete ragazzi, per farvi vedere con precisione dove siamo, allora noi le riprese con la presentazione siamo partiti da là, vedete? Poi c'è questo tratto di bosco che scende e ci siamo trovati qui dove ci sono i dormitori. Questa è una sorta di retro e dove c'è l'ara c'è l'ingresso. Quindi in realtà è molto piccolo questo posto, Però vedi che si può intravedere il piano di sopra, se alzi la testa, guarda. Infatti anche da dentro si capiva che sopra c'era almeno un altro piano. Però Perché c'era, c'erano le perché non c'è più. finestre. Allora ragazzi, noi stavamo uscendo, però ci è venuto in mente di fermarci ancora 2 minuti perché abbiamo uno strumento che ho acquistato qualche tempo fa ma che poco ho usato, ossia la fotocamera termica. Boom, ancora. Ho sentito il boom, Boom, io no. il solito rimbombo. È un aereo, Adesso sì, È un aereo. adesso sì. Sì, sono io Lara, tranquilla. Sai cosa? Non ho acceso l'RF. Cioè ce l'ho in tasca in Te questo lo tengo io. Ok. RF ce l'ho io ragazzi perché Lara ha in mano la termica e oltretutto anche l'RF, quindi, cioè l'RF, lo zoom. 18,4, cioè si mantiene costante. Tanto ragazzi sta venendo piano piano buio e il posto comincia a cambiare un pochino atmosfera.
Ok ragazzi, noi siamo arrivati nella struttura da dove siamo partiti, ossia quella della presentazione, e non sappiamo bene cosa possa essere questa struttura, perché fuori sembra una delle classiche colonie come avete visto che abbiamo visitato in passato. La struttura è molto simile a molte altre che abbiamo appunto già visitato, mi viene in mente la Siro Magnaghi piuttosto che altre. Anche se più piccola. Più piccola, certo, molto più piccola. Però da dentro ragazzi vedete questo stanzone vuoto che a me fa venire ansia, non so, non è per le Forse qui non è per la le sensazione scritti è e Morales diversa, che no? sono comunque No? orribili, ma comunque proprio un altro, no, si respira un'altra aria. E poi vi porto fino là ragazzi, vi faccio vedere che più di qua non si può andare per il semplice motivo che è inutile che ve lo dica, guardate cosa state per vedere. Cioè le scale non si appoggiano più a niente, quindi capite bene che io con la bellezza di 90 kg sul corpo non mi ci azzardo a salire, perché non c'è più niente, cioè non c'è più niente, si reggono nel vuoto ste scale, bucate e assolutamente pericolose. Qua, boh, non so, sembrano tipo dei lavandini. Sì, questi devono essere dei bagni, assolutamente. Sì, qua sono magari dei bagni. Queste erano docce, Sì. doccette. E qui c'era un lava... Sì, ci sono, guarda gli attacchi qua. Sì, esatto. Ci sono gli attacchi Sì, dei rubinetti. esatto. Per cui qua ragazzi, diciamo che la struttura finisce qua, perché poi non si può andare altrove e purtroppo non possiamo farvi vedere i piani alti proprio perché non ci azzardiamo a salire ragazzi, guardate come sono combinati. Assolutamente. Però volevo fare un paio di domande qua perché sta stanza è un po' particolare. Questo a deduzione poteva essere o un refettorio. Sì, oppure o dove una mangiavano. sala- Sì, il refettorio. Sì, quindi. infatti sì. O una sala giochi. Non ho la più pallida idea, non si capisce niente, riesce a- ma poi anche i graffiti sono strani, a me inquietano questi graffiti, di solito non ci faccio mai caso ai graffiti, ma sono veramente inquietanti. E poi questa serie di numeri messi qua, che non si capisce cosa stiano a significare, Sì, sono qui c'è una data 21/6/91, dei simboli 92. strani. Sì, è dei un po' numeri. strano. Vabbè, prima di congedarci io direi di fare comunque un giro di domande. Chiediamo se c'è qualche presenza che voglia mostrarsi o in qualche modo con un rumore o con la propria voce. Qualche bambino o bambina, qualche suora che trascorreva qui le vacanze. Potete lasciare anche la vostra voce perché abbiamo un registratore, potremo ascoltarla in un secondo momento. C'è segni di bruciato, ci hanno fatto una sorta di falò. Sì, penso che non ci avevo badato prima. Sì, sono strani i disegni sui muri. Sì, sono inquietanti, veramente ragazzi, io ne ho girati di posti con... dei draghi, sì, dei mostri. dei mostri. Ripeto, a me non fanno né caldo né freddo i graffiti, ormai ne ho visti
Aiosa, però questi qua sono strani e brutti. Un serpente. Sì, ma poi... Il serpente non è mai un simbolo. Ah, che sono apparentemente senza senso. Aspetta. Sono apparentemente disegni senza senso, ma che comunque hanno la capacità di inquietare lo stesso. Forse per il fatto che sono neri. Sì, O forse. questi esseri con queste zampe. Non so. A volte proprio la fantasia. Fantasia macabra. Sì. Però il posto è veramente orribile. Qua non mi, Sì. non mi piace per Quello niente. di là sembrava. Sì, sembrava orribile. perché il classico corridoio Ma del film poi- d'orrore. Non so, forse il pensiero che magari ci dormivano i bambini, non lo so. Qua Beh, guardando segni sui muri, incendi vari per terra, tutto Voci? sì, voci dalla Voci. strada, e qui mi viene sempre da pensare che ci siano stati i cosiddetti stupidi della domenica che vengono qualcuno a fare rituali strani da queste parti. che aveva delle fantasie particolari. Poi vabbè, figure a sfondo sessuale. No. C'è qualcuno qua con noi? Se sì, abbiamo due strumenti in mano, uno registra le voci, l'altro si può illuminare o ancora meglio suonare. Se vi avvicinate a questi strumenti noi potremo capire se c'è qualcuno. Non si muove nulla. Non senti niente nel Tascam? No, nel Tascam niente. Niente che non sia I soliti rumori ambientali. Sì. Uccellini o le macchine in lontananza. Ma niente di particolare. Sembra proprio vuoto. Sì. E quindi per l'ennesima volta, almeno da essere smentiti dal Tascam a casa, quello che si dice sono proprio leggende, insomma, no? A questo punto, ecco. Vedremo cosa... Sì, poi magari arriviamo a casa e sentiamo di tutto e di più, C'è però... tutto. Però ad esempio il Tascam, l'RF è fermo, ma fermo. Sì, non si è mai acceso Non si è da mai quando siamo acceso. qui. Proviamo, mi viene da pensare un ultimo esperimento con la termica, vediamo se qua Vediamo. succede qualcosa. Se tu tieni il... No, la tengo io, tieni solo, tu, sì. ok. Tanto questa pila ci fa un po' di luce. Ma cos'è? Eh? Cos'è? Faceva che rumore. Ah, la lattina, questo. C'è qualcuno qui? Se sì, abbiamo alcuni strumenti con i quali potremmo intercettarvi. O se passate davanti a questo strumento giallo che ho in mano, possiamo anche capire se siete proprio qua. Niente.
Sto vedendo una cosa strana dalla termica però, No, non c'è più. No, non c'è più, è andata via. Sull'angolo a sinistra c'era una luce. Ma sai che ho pensato, come quando eravamo di là, che Però era... non vorrei che fosse... no, se punto di là niente. Ok. Ragazzi, la soddisfazione di vedere l'RF illuminarsi Non ce l'abbiamo. non l'abbiamo avuta. Niente. Se qualcuno Ragazzi, è qua, come diceva lo Lara, salutiamo. sì, se qualcuno è qua lo salutiamo. Noi abbiamo fatto la nostra ispezione, siamo andati laddove si suppone dormissero i bimbi e siamo qui dove non si capisce bene cosa ci sia stato perché la struttura è a dir poco fatiscente. Quindi direi che ci rivediamo per le considerazioni finali. Come sempre, come vi stiamo abituando dalla seconda stagione quando abbiamo cominciato, insomma, se ci sarà un qualche cosa di sostanzioso da dire circa le registrazioni col Tascam faremo l'analisi 3 giorni dopo l'indagine. Se non ci fosse niente mi riservo io di dirvi 2 parole dello studio. Intanto Lara, hai qualche cosa da dirci? Allora, innanzitutto aver scoperto un posto nuovo è sempre una bella cosa, sapere che ci sono strutture, anche se abbandonate, che hanno comunque una storia, è sempre piacevole conoscerle. Sensazioni di là, forse all'inizio un po' di strizza, perché quel lungo corridoio in pietra con le porte a destra ti e faceva sinistra ritornare al Medioevo, sì, è vero. Anche se non ci sono mai stato. O a una pellicola d'autore horror. Perfetto, però poi il posto era anche piacevole, ecco, passatemi questo termine. Qua un leggero fastidio, ma non so dovuto a che cosa. Forse queste immagini non aiutano, però comunque ecco la sensazione, come ho detto prima, di vuoto, sì. Di vuoto, come se non ci fosse più rimasto nessuno. O i bambini sono tutti a giocare vicino al fiume. Mi auguro per loro che se c'è se è rimasto qualcosa di loro su questa benedetta terra, mi auguro che se la stiano passando meglio di noi, insomma. Altrimenti qua proprio spiace vedere per l'ennesima volta una struttura che poteva essere recuperata, ma che più che abbandonata, distrutta e lasciata proprio a se stessa. Quello dispiace sempre. D'altro canto l'Italia ne è piena. Per il resto veramente... Va bene ragazzi, allora noi abbiamo fatto questa ispezione. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e condividetelo con i vostri amici e parenti, e comunque ci sentiamo per le considerazioni finali o in studio o in una puntata dedicata. Dopo che ho analizzato tutto. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo intitolato questa ispezione La Colonia del Silenzio, anche se ha un nome proprio questo posto, perché il silenzio è stato, ragazzi, l'avete visto, non è successo niente, anzi direi che questo silenzio è stato quasi
motivo di tristezza, perché alla fine pensavamo in cuor nostro di trovare qualcosa di più rilevante, considerando che c'erano di mezzo dei bambini. Però poi, come ho detto in ispezione, non è assolutamente detto che sia vero quello che viene detto, sia che sono morti bruciati, che ci sia stato un bombardamento a causa della guerra. Magari invece non è successo proprio niente e quelli che allora erano bambini oggi sono adulti o addirittura anziani, insomma. Però ecco, questo è quello che abbiamo rilevato, cioè zero, a parte qualche rumore che comunque vi abbiamo segnalato, abbastanza particolare, ma niente più di quello, ed essendo stati comunque rumori un po' particolari, non ce la sentiamo di sputare sentenze, insomma. Magari non era niente di quello che si può pensare di paranormale e quant'altro. Sicuramente, ragazzi, la cosa strana che è successa è questa foto scattata con la termica. Io, quando siamo rientrati nella zona dalla quale abbiamo cominciato le riprese, scattavo a random, l'avete visto, l'ho anche scritto in sovraimpressione, alcune volte si vedeva che scattavo, alcune andavo in giro un po' come un vecchio pistoliero, insomma, tenevo la telecamera davanti ma poi scattavo un pochino a random con la termica, senza onestamente badare a ciò che stavo scattando, il posto sul quale stavo puntando la termica. Però poi a casa, quando ho scaricato i file, ho visto una foto che vi faccio vedere adesso. Come avete visto, ragazzi, è una foto molto strana, c'è questo alone rosso che fa pensare a comunque un qualche cosa che abbia del calore. Ma la cosa ancora più particolare è che, se badate bene, e ve la rimetto alla fine, si vede come se ci fosse proprio un contorno attorno a questo colore rosso che appunto dà l'impressione di essere una fonte di calore. E beh, insomma, a me fa pensare ad una figura umana. Adesso non voglio trarre conclusioni affrettate, però effettivamente, ragazzi, questo è stato scattato, io non ci posso far nulla, l'ho scattato e così sia, insomma, ve lo proponiamo così come l'abbiamo riscontrato una volta scaricati i file dalla termica. Altro da dire, ragazzi, niente, assolutamente niente da segnalare, se non questa profonda tristezza per l'ennesima struttura, insomma, che non ha avuto una sua seconda possibilità di rinnovamento e di vita. Per il resto nient'altro, come vi dicevo, nient'altro. Ringrazio Lara per avermi accompagnato in questa avventura. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e parlate bene o anche male, purché se ne parli. Ciao!